Buongiorno dal Molise. Oggi sto andando in un paese che non so quanti di voi possono mai aver sentito o magari esserci stati. Si chiama Rapolla ed è in Basilicata. È un paese speciale perché non solo mia mamma è nata là, ma i miei genitori si sono conosciuti e innamorati. In realtà la storia è un po' più complessa di questa, ma ve la racconterò una volta che arriverò là. E oggi è anche il mio compleanno e sono col mio antidoto contro la vecchiaia. Si parte. Cartina alla mano. Fedena. Sernia. Proseguendo sulla SS17 Boiano. E mi sono fermata qua, in questo posto, a Guardia Regia. Non ho ancora deciso dove andrò oggi, però adesso cerco di capirlo. Va bene ragazzuoli, io vado verso che sennò mio zio mi dà per dispersa. Piano piano. Piano Sai la piano. strada che devi fare per andare a Foggia? E poi tieni per Potenza. Ok. Potenza, quando c'è lo svingolo, finisce la Puglia, c'è il fiume, e inizia la Basilicata e c'è un distributore. Sono arrivata a Rapolla, piccolo borgo nella provincia di Potenza, Basilicata. Si trova alle pendici del Monte Vulture, un antico vulcano spento. Rapolla non solo è importante per l'olio, per il vino e per le acque termali. Trovate qui infatti le terme di Rapolla, ma anche per delle caratteristiche cantine ipogee che a ottobre pare siano teatro di una grandissima festa locale. È la chiesa più piccola d'Italia. Pare che sia stata in origine costruita da un monaco basiliano per fare un ermo, scavata e recuperata da una vecchia cantina, e nel tempo è diventata una chiesa. Ha dei bellissimi affreschi e pare che il monaco basiliano che l'ha fondata riuscisse a malapena a stendersi per pregare, tanto era piccola. Anche la posizione era strategica perché è collocata in un posto di grande passaggio, come potete vedere alle mie spalle. E quindi ci si doveva passare per forza, era un passaggio obbligatorio. Tappa obbligatoria nell'acquedotto qua sotto a riempire borracce, sacche, serbatoio, acqua, tutto quello che volete. Sotto alle cantine c'è quest'acqua meravigliosa, qui all'incrocio lungo la strada. Mi ricordo quando ero piccolina e portavamo le casse di plastica piene di acqua, piene di bottiglie d'acqua vuote e le riempivamo qua. Bello tornarci. Sono su questa stradina di campagna, alle mie spalle c'è Rapolla. Voglio raccontarvi la storia di come la mia mamma e mio papà si sono incontrati e succede proprio qua, a Rapolla. Mio papà era di Grevina in Puglia, pugliese, e viene trasferito a Rapolla a lavorare come carabiniere proprio nella caserma accanto alla casa di mia mamma. Mia mamma, all'epoca, mi dicono, pare che fosse la donna più bella di tutto il paese, sembrava un'attrice. Mio papà la vede e se ne innamora perdutamente. E allora, guarda caso,
arriva il matrimonio del superiore di mio papà e gli chiede in cambio di un favore di essere invitato. Perché? Perché sapeva che a quel matrimonio ci sarebbe stata la mia mamma. Ebbene, a questo matrimonio i due si incontrano e mio papà è sempre più innamorato. Ma voi dovete capire che siamo nell'Italia del Sud, in un piccolo paese, Rapolla, negli anni 70. Mio nonno, il papà di mia mamma, viene a scoprire che i due si sono parlati, soltanto parlati, in un luogo pubblico. E va spedito da mio papà in caserma e gli dice: giovanotto, se hai intenzioni serie, questa ragazza tu la sposi, altrimenti aria. Altri tempi, eh? Ebbene, le intenzioni di mio papà erano serissime. E mia mamma, senza neanche forse averci pensato più di tanto, dice sì. E i due, il 10 agosto, la notte di San Lorenzo del 1977, convolano a nozze. E il resto è storia, perché poi io nasco in Friuli soltanto perché mio papà nel 1976, l'anno di quel terribile terremoto che colpisce il Friuli Venezia Giulia, lui viene spedito là e quindi la storia viene riscritta un'altra volta. E sono felice di essere qua, mancavo da troppi anni, più di 10 anni, venivo qua da piccola, i miei nonni adesso non ci sono più e sono felice di essere arrivata qua con la mia moto, gettando il paese nello scompiglio. Sicuramente ha destato molta curiosità. Più di qualcuno mi ha detto: ma io non ho mai visto una guagliona con la moto, una donna con la moto. E va bene, proseguo, restate con me. Come si può passare dall'essere definita la vergogna d'Italia al diventare una delle città più meravigliose di tutto il mondo? Ce lo racconta Matera. Matera è l'esempio perfetto di come l'essere umano sia sempre stato capace di adattare il suo habitat di vita a condizioni geografiche, terrene, a condizioni ambientali difficili. Qua le case sono scavate direttamente nella roccia e per secoli le condizioni sono state precarie, miserissime. Questo portò a essere definita la vergogna d'Italia negli anni 50, proprio quando l'Italia stava correndo verso il progresso nel dopoguerra. Venne attuato un vero e proprio sfollamento di Matera per permettere di costruire nuove case e di risanare quelle presenti. I sassi di Matera sono stati inseriti nella lista del patrimonio UNESCO negli anni 90 e nel 2019 Matera diventa capitale europea della cultura. Tutto ciò ovviamente ha attirato ondate e ondate di turismo. Mi sono sempre chiesta chi avesse avuto una casa qui prima di questo grandissimo cambiamento e magari pensate quanto si è mangiato le mani chi l'ha venduta e pensate quanto sia arricchito chi invece l'ha tenuta e l'ha conservata. C'è un ghetto.